Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli. Allora, se ci avete seguito anche sui social, in particolare su Instagram, o anche se non ci avete seguito, o anche se avete seguito, ve lo diciamo, siamo reduci da una bellissima esperienza fatta pochi giorni fa. Da una vacanza? No. Beh, vabbè, noi in realtà non lavoriamo mai, quindi, esatto, quindi vacanza lavoro, vacanza studio, perché abbiamo registrato una colonna sonora scritta da Fabrizio. Adesso vi raccontiamo qualche dettaglio in più, e allora ci siamo detti: perché non trarre da questa bella esperienza qualcosa di utile, di molto pratico da condividere con i nostri amici? Ma la cosa non è stata solo scritta da me, è stata diretta da te. Quindi ce la siamo suonata, ce la siamo cantata in famiglia. È tutto un magna magna. La prima domanda che si fa un compositore: quanto guadagnerò? No. Quando mi pagheranno? No. Se mi pagheranno? No. È che cosa metto in valigia? Giusto. Il composer deve partire. Che cosa si deve portare un compositore dietro? Ma allora, tutta una serie di attrezzi che servono e che sono assolutamente indispensabili per poter provvedere alla registrazione. Però a monte di questo ovviamente c'è una produzione che stanzia una cifra, un budget, esatto, per la realizzazione della colonna sonora, e generalmente il compositore è, come dire, il deus ex machina. A volte ci sono altre figure, ma oggi come oggi spesso è il compositore che organizza tutto, così prende l'orchestra che vuole, il direttore che vuole, gli studi che vuole, eccetera eccetera, e deve decidere come spendere la cifra che la produzione gli ha dato, perché la produzione non interessa come tu li spendi, niente. La produzione interessa che tu gli dia prodotto finito, possibilmente di alta qualità. E quindi possiamo dire che la prima cosa in assoluto che deve portare è la zucca. Esatto, perché nella zucca ci staranno un sacco di cose che adesso andremo a vedere, ma anche una cosa fondamentale. Tipo? Questo, voi non lo sapete, ma questa cosa è l'oggetto più importante. Vedremo più avanti e vedremo anche nel prossimo video. Nel prossimo episodio, esatto. Ma non anticipiamo, non spoileriamo. Esatto. Quindi, cosa si mette in valigia? Innanzitutto una bella dose di idee, cioè la colonna sonora deve essere scritta. Finita. Approvata da regista, dalla produzione, da tutti. E soprattutto deve essere bella? Possibilmente bella. Ce l'abbiamo. Ecco. Casualmente incredibile. mi ritrovo qui una partitura del maestro Campanelli. Ma c'è anche quella segnata dal maestro Lorè. Attenzione, perché ci sono delle differenze. Questa è quella segnata dal maestro Lorè. Allora, intanto potremmo spiegare a loro perché qui hai voluto risparmiare e non mettere la rilegatura. Perché ho lesinato. Perché non volevi spendere quei 4 euro della rilegatura? No, esattamente. In realtà no. Quelli avrebbero fatto saltare tutta la produzione. In realtà no. C'è una ragione. Una di quelle ragioni che finché non sei dentro non penseresti mai. La vogliamo far sentire? Sì, facciamo sentire. Questa è la partitura. E sto il direttore la legge, ok? E tac, tac, tac. Cosa abbiamo sentito? Un rumore delle pagine che viene registrato, anche perché sopra il direttore c'è il Decca-Tree e ci sono anche altri microfoni anche più vicini che prendono questi rumori, e come dice Goffredo, e li prendono giustamente sempre negli stessi punti perché giustamente la pagina la giri sempre nel stesso punto, no? Per cui capite che sono registrazioni dispositivi a battuta 12 track e fai un'altra take, battuta 12 track. Ecco, quindi bisogna trovare una soluzione. La soluzione è questa. Si girano e non c'è magicamente nessun track. In questa maniera il direttore con molta cautela gira cercando di fare meno rumore possibile, e non c'è il rumore della carta sugli anelli. Esattamente. Ma non solo la partitura del direttore. Cosa manca ancora? Che cosa suonano gli orchestrali? Non la partitura. Non certo la partitura del direttore. Suonano ciascuno la propria parte. E chi se le stampa queste parti? A volte le stampa il compositore, il quale si assume anche l'onere fisico di portarsi la leggenda di roba, oppure vengono fatte stampare dai responsabili dell'orchestra e si mandano per PDF. Ecco, nel caso in cui a me è capitato più di una volta di andare e di portare io le parti, perché per tutta una serie di ragioni non c'era stata la possibilità o il tempo di mandarle prima, quindi ho detto vabbè, le porto io all'ultimo. Ovviamente queste parti vanno nel bagaglio
a mano. A mano. Mai nel bagaglio in stiva, perché Dio non voglia che la valigia finisca a Honolulu. Sei veramente nella... Anche perché non Dove è... sei? Nella? Senella. Anche perché non è che andiamo, come dire, in vacanza, partiamo una settimana prima, sai, abbiamo tutto il tempo. No, i viaggi sono organizzati per avere il minor tempo morto possibile. E se tu perdi la valigia e vai in sala di registrazione con gli orchestrali, leggere? Cosa succede? Gli orchestrali sono lì così, ti guardano così, guarda. e tu? Ops. Ecco, quindi se per caso te le porti tu, devono essere nel bagaglio a mano. Rigorosamente. Poi consiglio anche, non si sa mai, il direttore ha la sua, è una reliquia, ma portatela una bacchetta, va, anche quella del sushi, non si sa. Ma certo, perché? No, perché c'è anche un'altra cosa che può succedere. Allora, in questo caso siamo andati insieme e va bene. Mettiamo che il direttore arrivi da un'altra parte, o in certi casi è il direttore che normalmente lavora con quell'orchestra, che ha un imprevisto, viene bloccato nel traffico, ha il mal di pancia e non riesce ad arrivare, che ne sai? E allora magari il compositore o l'assistente o l'orchestratore dice vabbè dai, finché non arriva faccio io. Quindi una cavolo di bacchetta ci vuole. Esatto. Dopodiché bisogna portarsi sempre dietro un computer, perché mi è successo non tante volte, ma una buona dose di volte, di partire con M7. Maestro, non ho la parte. No, dove non abbiamo stampato, oddio, no, ci siamo dimenticati, scusate, maestro, scusi, cioè. E tu la parte la devi avere. E dove ce l'hai? Su un computer. Oppure, maestro, questa nota però è un errore. Ah, sì, un momento, adesso andiamo a vedere cosa ti permette di fare. Subito di correggere la partitura su Sibelius, finale, dorico, quello che volete. E noi, per carità, facciamo tutte le annotazioni su matita, delle cose da correggere, eccetera, ma avere un computer permette di ovviare subito, istantaneamente, a qualsiasi imprevisto che fa perdere quel maledettissimo tempo. Anche perché c'è un'altra questione che dobbiamo considerare. Per quanto si ricontrolli, questa è tutta musica nuova. Non stiamo andando a eseguire la quinta di Beethoven, che sono 200 anni che la stampano e quindi più o meno le parti sono più o meno perfette. Sono partiture che durano un'ora o anche di più. Quindi per quanto l'hai guardata il compositore, per quanto l'abbia guardata l'assistente, per quanto l'abbia guardata il direttore, chiunque altro, può succedere, è umano che magari 1 o 2 note... E succede. E quelle note vanno corrette subito, non solo ovviamente dicendo all'orchestra guardate lì non è fa ma è fa diesis, ma anche proprio nell'originale, perché poi domani ci sarà un concerto, una sessione, una cosa... sono le corrette, ci sarà la nota sbagliata. Ecco perché consigliamo di portare dietro un assistente. Questo è un altro aspetto. Se il budget ve lo consente, un assistente è una figura estremamente importante, non solo perché porta le valigie. Io ho il video di Timothy quando eravamo andati in Bulgaria che mi faceva da assistente e io facevo le scale mobili e lui faceva fare le scale normali con le valigie e ho il video, proprio nonnismo, cattiveria gratuita e pura. Ma scherzi a parte, un assistente risolve tante situazioni e dà una grossa mano. Nella fattispecie spesso è lo stesso orchestratore. Certo. L'assistente orchestratore è anche colui il quale il compositore porta in cabina di regia, nella sala di regia, proprio perché così ha un controllo in una situazione in cui le variabili sono infinite, quindi il compositore deve prestare attenzione a 1000 cose, dal tempo, a cosa sta facendo il direttore, se la dinamica è giusta, se la battuta è stata fatta correttamente, e poi magari sfugge una nota e lì l'assistente ti risparmia tempo. Poi tornando al computer, cosa c'è nel computer? Non c'è solo la partitura, ma ci sono le sessioni di produzione. Cioè, detti in altri termini, tutte quelle parti che vengono suonate prima, magari esatto, come fa Fabrizio qui nel suo studio, alcuni suoni di pianoforte o alcuni suoni di synth che vengono preparati prima, perché sono importanti? Ma se sono già registrati, perché ve li portate dietro? Perché così il direttore e l'orchestra, quando registra, anche se non sta registrando quella parte di pianoforte, in cuffia la sente e ovviamente aiuta il mood, no? Sapere e sentire cosa succede sotto. Aiuta anche l'intonazione. Altro che. Ed è importante che gli orchestrali sentano sotto o anche non sentano sotto, perché la preproduzione serve
a dare tutto l'inquadramento della sessione, di tutti i suoni anche acustici, perché appunto i soli, ad esempio, li registro spesso in studio, ma a volte questi stessi suoni possono aiutare ma essere anche controproducenti. Quindi tu hai modo di scegliere che cosa far sentire a tutti gli orchestrali, e poi anche eventualmente di aprire in diretta la sessione se ci sono dei problemi di tempo track con il computer, sia modo di verificare se effettivamente c'è un errore e quindi oltre alle registrazioni avere anche un quadro della sessione davanti agli occhi. In più avere tutta la preproduzione consente un'altra cosa molto importante, che è successo anche stavolta. In certi casi al direttore è utile avere il tutto, in altri casi il tutto può essere magari fuorviante, perché magari sono degli effetti particolarmente forti o dei colpi di percussione che magari possono destabilizzare la centralità del tempo. Allora in quel caso il direttore dice: guarda, mi togli per favore quella roba lì, dammi solo il pianoforte, oppure togli tutto, non darmi niente. Loro in regia sentono sempre tutto, e il direttore e anche l'orchestra può scegliere di sentire o non sentire più tracce, che è una gran comodità in realtà. E ti ho detto cabina di regia. La sala regia non può non avere dentro una macchinetta fotografica fondamentale. Fare un gran sorrisone, fare un selfie. Questo non è solo per questioni oggi di social, è proprio perché il backstage è una testimonianza del lavoro fatto. In certi casi anche tra virgolette una prova. Molte volte si fa vedere la produzione, vedi dove eravamo, guarda come stanno suonando, esatto, perché se dice la produzione guarda come ho speso bene i soldi che avete dato, vedi l'orchestra, cioè, serve comunque per far partecipi anche gli altri del lavoro che si è fatto. E poi in altri casi appunto si fa un backstage, quindi essere un video a parte. Spazzolino? Mutande? Calzini? Almeno ragazzi, almeno una mutanda al giorno, almeno una, e uno spazzolino con il dentifricio, poi vedete voi, insomma, esatto. E poi oltre a tutto questo un bel piano di produzione. Questa è la cosa forse più importante. E casualmente ne abbiamo uno? Ne abbiamo uno. Eccolo qui. Allora, questo foglio è come dire la strada maestra, la stella polare, la retta via di quello che viene fatto. Allora, innanzitutto partiamo dall'ordine. Normalmente io quando registro una colonna sonora vado in ordine di M. Cosa sono gli M? Sono i punti musica, per cui nella colonna sonora generalmente non si dà un titolo, o spesso il titolo è provvisorio. M1 vuol dire che è il primo pezzo di musica che si sentirà nel film, M2 è il secondo, M3, e quindi facciamo da M4, facciamo da M7. Ora, ovunque andate a registrare ci sarà una regola che praticamente tutti seguono, che è una regola di assoluto buonsenso, cioè si parte sempre dalle cose più difficili e con l'organico più grande. Perché questa cosa? Perché l'orchestra è più fresca, è più riposata, siamo tutti più carichi e non ha senso mettere la cosa più difficile alla fine che sei già stanco morto e anche un po' bollito, giusto? Esatto. Normalmente io seguo quest'ordine di M, l'ordine del film. Invece Fabrizio in questa volta ha fatto una cosa per me nuova, che io credo però adotterò dalle prossime. Ha fatto gli M non nell'ordine in cui verranno utilizzati all'interno del progetto, ma nell'ordine proprio già pronti di registrazione, che è molto vantaggioso perché proprio innanzitutto fisicamente segui, non rischi, no facciamo il 19, adesso togliamo l'M7, poi il 12, no torniamo all'1 adesso, anche se quello è l'ordine di difficoltà. Ecco, così si parte dal primo e anche fisicamente proprio lo vedi a che punto sei della registrazione. Vedi a che punto sei. Siccome abbiamo sottolineato tante volte la parola tempo, e il tempo è fondamentale, l'abbiamo detto tante volte, tutta questa bella sequenza di M a destra ha tutto l'organico che lo suonerà. Avere tutto l'organico che lo suonerà significa che per risparmiare tempo magari nello stesso M1 ad esempio, io come in questo caso posso aver accorpato più sessioni che condividono quel setup. Certo, perché l'abbiamo detto altre volte, chiudo un progetto e prendo un altro, ma vuoi dare un minuto di tempo? E hai perso 3 minuti. In questa maniera abbiamo risparmiato 3 minuti perché abbiamo accorpato tre pezzi e in 3 minuti si registra. Gli ragazzi, orchestrali non spostano il foglio, non si risistemano, non si crea quella sorta di micro ricreazione anche di 20 secondi che li fa tenere comunque sul pezzo. E in 3 minuti registri. Quindi non solo una questione di
tempo, ma poi anche questioni di denaro, perché Vito, tu giustamente dicevi, si parte dalle cose più complesse e sarebbe stupido lasciare alla fine, ma anche perché sarebbe stupido sprecare, convocare una persona a non fare niente e rimanere così per 2 ore e farlo suonare solo alla terza negli ultimi 5. Quindi cosa succede? Succede che per ottimizzare al massimo il tuo budget devi fare in modo che ciascun orchestrale che suonerà stia in sala il meno possibile. Allora, per esempio, in un pezzo ci saranno gli archi, che sono quasi sempre presenti, poi ci saranno gli ottoni, dopodiché ci sono alcuni strumenti che in genere vengono registrati separati, generalmente nell'ultima parte della giornata, per esempio l'arpa, per esempio le percussioni, la celesta. Questi sono proprio gli tipici strumenti che vengono fatti separati. Fabri, perché si fanno separati? Perché nella tua gestione del tempo, dei soldi, dell'ottimizzazione, se tu perdessi tempo a registrare delle cose che non hanno una valenza a livello di interplay, come può essere un'arpa con l'orchestra, il suono dell'arpa non influenzerà l'andamento dell'orchestra. E allora perché tenere l'orchestra ferma ad aspettare inutilmente un'arpa? Un minuto che suoni l'arpa. Allora piuttosto io cerco di usare al massimo tutto il turno per l'orchestra e poi usare un mezzo turno, quello che resta dopo separatamente. Ok, e le percussioni c'è una ragione anche di registrazione per cui vengono fatte separatamente? Ebbene sì, il trade-off è sempre quello di dire: ho tempo per registrare separate le cose che possono rientrarmi nei microfoni? Sì, bene. No, allora scelgo di fare la registrazione. Perché qui ti stavo per fare l'avvocato del diavolo, perché adesso qualcuno dirà: ma io ho visto nel video di John Williams se faceva tutto insieme, le percussioni erano tutte insieme all'orchestra. Certo, le puoi fare, devi preparare prima le camere, diciamo, le gabbie in cui loro non ammazzino quello che sta davanti, ma soprattutto non rientrino nel microfono, ad esempio, dei legni che tipicamente stanno davanti alle percussioni. Puoi scegliere di far registrare tutti insieme, ma il dubbio che ti viene è: ok, ma se qualcuno sbaglia dovrò rifare da capo. Tutto da capo. E allora più sezioni suonano insieme e più la percentuale statistica di errore è maggiore. Quindi il fattore critico è la tua previsione di quanto può essere difficile un brano da suonare tutti insieme, perché se un brano è difficile da suonare tutti insieme impiegherai molto più tempo per raggiungere il risultato ottimale, invece magari di prendere ciascuno separatamente. Bene, abbiamo quindi pagato l'orchestra, l'ingegnere del suono, gli assistenti, i microfoni, tutto quello che vuole, ma e non abbiamo più un euro, No, male. Dobbiamo devi rimanere. Euro, devi rimanere perché abbiamo ancora delle cose da pagare. Tipo tornare a casa. Il volo di ritorno dovrebbe essere. Ovviamente ci sono le spese di volo per tutti, di albergo. Ma da mettere nel budget ci sono anche i transfer banalissimi. Certo, il taxi o lo shuttle o la navetta, il pullman, cioè ovviamente ci si muove. E non considerarli significa dopo avere le sorprese. Dici: ma oddio, ma non ho guadagnato niente. E ci credo, perché hai speso tutto in taxi. Speso tutto. E in cocktail. Che è l'ultima cosa, perché signore e signori, noi pochi giorni fa a Praga abbiamo bevuto in albergo un cocktail che si chiamava Porn Martini. E questo l'hai chiamato così. E con questa perla di saggezza io direi che possiamo salutare. Ecco, non perdete però la prossima puntata, perché vi racconteremo altre cose, vedrete immagini, vedrete video, vedrete un sacco di roba e vedrete dove siamo capitati. Esatto, per cui ci vediamo giovedì prossimo. Ciao.